caro saluto a tutti e benvenuti nel mio canale. Mi presento ai nuovi arrivati che non mi conoscono, sono Pier Giovanni Salimbeni, sono un giornalista e tester degli strumenti ottici digitali dal 1997. Oggi in questo video vi vorrei presentare una recensione aggiornata del binocolo Swarovski SLC 15x56, uno strumento che avevo già testato 12 anni fa e di cui troverete vari articoli sul sito ufficiale binomania.it, compresa l'ultima recensione. Grazie alla collaborazione di Marco Lucchini, noto negoziante di Domodossola, ho avuto la possibilità di provare un esemplare nuovo di zecca e ancora imballato di questo interessante strumento. Attualmente lo Swarovski SLC 15x56 costa 2.646 IVA inclusa. Restate con me e vi illustrerò caratteristiche tecniche, pregi, difetti e impressioni sul campo, maturate osservando natura come oggi, paesaggi e cielo stellato. Ci vediamo subito dopo la breve sigla. Nel frattempo iscrivetevi gratuitamente al mio canale, non andate via. Per questo modello, come leggerete nella recensione, sono disponibili vari accessori, quindi conchiglie oculari, WS che mi ha fornito Lucchini, cinghia galleggiante, adattatore per treppiedi, adattatore universale e ovviamente l'immancabile adattatore smartphone DPA 2, mentre vi ricordo che come formati disponibili abbiamo l'8x56, il 10x56 e il 15x56, quest'ultimo come vedete oggetto della recensione. Lo Swarovski SLC 15x56 è un binocolo a prismi a tetto con cerniera centrale e ponte ampio senza alcuna flessione tra i tubi ottici. Il rivestimento in gomma verde conferisce ottima presa e resistenza. Lo scafo ottico poi è sagomato per l'inserimento dei pollici, garantendo quindi stabilità anche a mano libera, soprattutto nell'uso astronomico o nel panning per l'osservazione dei rapaci. Per quanto riguarda il peso, ho verificato 1210 grammi senza tappi e tracolla, è impermeabile fino a 4 metri con temperatura operativa compresa tra -25 e +55. La manopola della messa a fuoco invece è grande, zigrinata con regolazione diottrica integrata e sistema di compensazione diottrica sull'oculare destro pari a +/5, mentre la compensazione fino all'infinito è di +/8. La messa a fuoco comunque a livello meccanico si è dimostrata fluida, priva di impuntamenti e ho verificato una distanza minima di 3-8 metri. Per raggiungere l'infinito servono poi quasi 2 giri completi della manopola, mentre per oggetti a 25 metri basta circa regolare per un quarto di giro. Gli obiettivi dello Swarovski SLC 15x56 utilizzano lenti a bassa dispersione, con senz'altro aggiunta di fluorite nella miscela. La nitidezza è eccellente, i colori brillanti e la resa cromatica neutra. L'obiettivo frontale è inserito in una cella circa 10 mm dal bordo del tubo ottico, garantendo quindi protezione da urti, graffi e luce laterale. Gli oculari invece forniscono un campo grandangolare. Swarovski dichiara 78 metri a 1000 metri, quindi 4,5 gradi di campo reale, 62 gradi di campo soggettivo dichiarati da Swarovski, che con la formula classica portano un campo apparente di 67,5. La lente di campo dell'oculare ha un diametro di quasi 23 mm, quindi è molto confortevole, così come i paraluce con click stop totalmente estraibili. Calcolate che la mia distanza interpupillare, quindi di circa 66, quella tra i tubi ottici di 21-22 mm, assicurandomi un eccellente comfort. Il binocolo poi utilizza prismi Abbe Koenig che massimizzano la trasmissione della luce. A differenza dei prismi Schmidt-Passion, sfruttano la riflessione totale interna senza superfici riflettenti esterne.
La pupilla di uscita, come state vedendo, è risultata perfettamente circolare, con un field stop netto e un lievissimo anello verde ai bordi, quindi il classico green ring lo chiamo. Non si osservano però luci diffuse o riflessi significativi alla periferia della pupilla. Swarovski, come sempre, applica trattamenti multistrato su tutte le superfici ottiche, garantendo una trasmissione luminosa di ben il 93%, uno dei migliori valori nella sua fascia. La qualità dei trattamenti è confermata dalla prova di osservazione del volto riflesso negli obiettivi, risultato praticamente nullo. Vedevo la parte esterna in uscita degli oculari. Parliamo adesso in breve delle aberrazioni cromatiche e geometriche. L'aberrazione cromatica, avrete capito, è ben tollerata. Il leggero cromatismo residuo è visibile solo in condizioni estreme, del resto è un progetto un po' spinto con un'apertura focale molto aperta, come controluce intensi o il bordo della luna piena. Anche il cromatismo laterale è contenuto evidente solo su dettagli ad alto contrasto, come ad esempio foglie verdi contro un cielo luminoso, e si nota a partire da circa il 40% dal centro del campo. Nel complesso l'SLC 15x56 offre una resa cromatica tra le migliori nella sua fascia. Questo binocolo mi ha anche stupito per quanto riguarda la resa al bordo, perché senz'altro per degli elementi asferici interni nel treno ottico è stata migliorata la planarità di campo. Infatti durante le osservazioni sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché i dettagli restano nitidi fino al bordo, con una soltanto leggera ovalizzazione dei particolari verso l'esterna data dalla distorsione, però non dà mai fastidio. Anche la distorsione angolare è calcolata dai progettisti per contenere l'effetto palla rotolante. Se siete neofiti vi invito a visitare il glossario di binomania per maggiori informazioni. Durante quindi i movimenti nel panning destra-sinistra. Per quanto riguarda invece l'utilizzo astronomico, si nota la presenza di un po' di coma e stigmatismo a partire da circa l'80-85% del campo. Le stelle al centro sono nitidissime, confermando l'alta qualità ottica di questo strumento. È giunto adesso il momento di parlarvi delle mie impressioni pratiche sul campo. Per quanto riguarda il birdwatching, come qui oggi presso la riserva naturale Palude Brabbia, il 15x56 è ideale per molti birdwatcher, perché permette di osservare dettagli inaccessibili a un classico 10x42, come ad esempio uccelli marini posati distanti su scogliere lontane oppure i rapaci in volo. In condizioni di turbolenza estiva l'ingrandimento può essere al limite, ma la visione binoculare mantiene un livello di dettaglio paragonabile a quello di uno spotting scope utilizzato a 20 ingrandimenti. Lo Swarovski SLC 15x56 comunque è abbastanza compatto e trasportabile, ad esempio con bretella da spalla o uno zaino secondo me vanno benissimo, e non richiede neanche un treppiede robusto. Ho utilizzato spesso un treppiede leggero in carbonio con testa Manfrotto 701, talvolta un monopiede, talvolta una piccola testa sfera Sirui con treppiede leggerissimo. Grazie poi al peso e alla forma può essere impiegato anche a mano libera appoggiandolo a parapetti o a capanni. Gli obiettivi da 56 mm offrono brillantezza e luminosità superiore al classico 42, permettendo di percepire dettagli anche nelle zone d'ombra. L'elevata poi nitidezza, l'alto contrasto, l'eccellente resa al bordo lo rendono secondo me uno strumento versatile, capace di seguire soggetti veloci come martin pescatori, oggi ci sono riuscito, oppure i falchi pellegrini. I paraluce laterali opzionali migliorano notevolmente l'osservazione nel controluce. Veniamo adesso a descrivere le mie impressioni in osservazione del paesaggio. Ritengo che anche in questo caso si distingua nelle osservazioni, perché con un piccolo monopiede o appoggiandosi a supporti naturali offre comunque una qualità ottica superiore rispetto alla maggior parte dei modelli stabilizzati presenti sul mercato. Ovviamente l'ampio campo visivo, la naturalezza del panning e la nitidezza al bordo permettono di percepire dettagli anche sulle Alpi piemontesi, osservati normalmente a 20-23x con un telescopio di osservazione. Al crepuscolo gli obiettivi da 56 mm e il fattore crepuscolare di 29 permettono di osservare con grande soddisfazione scene naturali interessantissime. Caprioli, volpi, cervi si distinguono con dettagli impossibili da percepire con un classico 8x42 che dà immagini già scure e sbiadite. Anche in queste condizioni si apprezza l'elevata luminosità, quindi con trasmissione luminosa del 93%. In futuro poi sarà interessante approfondire secondo me il formato 8x56.
Per ciò che concerne l'osservazione astronomica, l'SLC 15x56 si conferma eccellente anche in questo contesto. Gli obiettivi da 56 mm uniti a 15 ingrandimenti e all'ottima luminosità consentono di osservare oggetti difficilmente visibili con soddisfazione con il classico 8x42. Ad esempio nella costellazione della Lira le stelle doppie sono quasi tutte perfettamente separate e M57 comunque distinguibile. La galassia di Andromeda M31 e la sua satellite NGC 205 offrono un'immagine piacevole e contrastata con un'ottima nitidezza, mentre ad esempio in autunno le Iadi e M1 risultano pontiformi e comunque percepibili. Sotto cieli scuri anche oggetti come M42, M35, M36, M37, il doppio ammasso di Perseo ad esempio, sono visibili con un ottimo dettaglio. Nella costellazione dell'Orsa Maggiore poi si percepiscono facilmente M81 e M82, mentre per vedere M51 e M101 ho dovuto comunque spostarmi almeno i 7 termini. Grazie all'ergonomia dell'SLC 15x56 è possibile osservare in modo stabile, anche sdraiati sul lettino solare, appoggiando i paraluce sull'arcata sopraccigliare. Il treppiede ovviamente garantisce maggior stabilità, ma vi assicuro che è un'osservazione confortevole anche quella che vi ho appena citato. Piccola esperienza anche al campo Ratiro, alla Montagnola, dove comunque si è comportato ottimamente. In compagnia di Marco e Isabella ho effettuato esercitazioni su bersagli, come facciamo talvolta, 100, 200 e 315 metri, con calibri 223 e 308. A15 per la percezione del punto di impatto è ottimale fino a 200 metri e a 315 metri sul gong balistico siamo comunque riusciti a seguirne con precisione la traiettoria, anche in presenza di vento, grazie all'ampio campo di vista. È giunto adesso ragazzi il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. 3 pregi confermerei: ottima qualità ottica, campo di vista perfetto fino al bordo, buon contenimento dell'aberrazione cromatica in proporzione al rapporto focale, immagini nitide, contrastate e brillanti, resa dei colori neutra, trasmissione luminosa ai vertici, ottima ergonomia. Tra i difetti, ragazzi, è difficile citare i veri difetti in un progetto ottico di questo livello. Alcuni fattori poi sono soggettivi, perché ad esempio in alcune scene, visto il rapporto focale molto aperto, l'ingrandimento spinto, si può percepire un leggero cromatismo residuo. Per il resto nulla da eccepire. In sintesi, lo Swarovski SLC 15x56 rimane, secondo me, a distanza di anni dalla sua prima uscita, un punto di riferimento nella sua fascia di prezzo. Offre qualità ottica eccellente, immagini nitide e contrastate fino al bordo del campo, ergonomia di alto livello e trasmissione luminosa tra le migliori della categoria. La sua versatilità è un grande punto di forza, perfetto come oggi per osservazioni naturalistiche a media distanza, birdwatching, attività venatoria, astronomia e persino per l'utilizzo al campo Ratiro nella valutazione di bersagli a medio-lungo raggio. Grazie al peso contenuto e alla distribuzione equilibrata può essere utilizzato, come vi ho spiegato anche brevemente, a mano libera, appoggiandolo oppure a supporti naturali o strutturali senza rinunciare a tantissima stabilità e comfort. In poche parole è uno strumento capace di soddisfare sia l'osservatore esperto sia chi cerca un binocolo performante, preciso e affidabile in tantissimi contesti. Vi ricordo inoltre che il prezzo per lo Swarovski SLC 15x56 nel mese di settembre è di 2.640 euro. Desidero ringraziare Marco Lucchini del negozio di Domodossola per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test e per avermi permesso di esprimere liberamente le mie impressioni sul campo. Vi invito a visitare il negozio di Marco a Domodossola, che è in via Galletti 27. Trovate comunque qui sotto tutte le informazioni in descrizione. Per oggi termino qui, vi aspetto come sempre su questo canale. Spero che questa recensione in un contesto più naturalistico vi sia piaciuta. Se volete venirmi a trovare anche sul forum di Binomania, sul sito ufficiale binomania.it e sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli. Inoltre, se volete, mettete un bel hype, di modo che non riuscirò ad arrivare ad alti livelli visto l'ambiente un po' di nicchia, però mi farà senz'altro piacere sentire il vostro gradimento. Inoltre, se ancora non l'avete fatto, potete iscrivervi gratuitamente al mio canale utilizzando l'icona qui in basso. Un carissimo saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!